Allora, il Ducato, la versione 244, lui è del 2003, hanno visto su internet che hanno un problema abbastanza diffuso che riguarda il devio luci, cioè si generano dei falsi contatti per cui può capitare che i fari, specialmente gli anabbaglianti, si spengono all'improvviso, si spegne tutto il cruscotto. Io credo di aver risolto il problema, metto qui sopra il video di come teoricamente avrei risolto il problema, ma non mi fido. Non mi fido, voglio essere sicuro, per cui vado ad aggiungere, ho preso dei faretti aggiuntivi su Amazon, metto il link qui sotto eventualmente, dei faretti aggiuntivi con una linea di alimentazione dedicata, indipendente dal devio luce o qualsiasi altra cosa, così ho la sicurezza di avere dei fari indipendenti con una linea di alimentazione dedicata a sé, per evitare di nuovo di rimanere all'improvviso senza fari, perché, come ripeto, credo di averlo risolto, ma non mi fido. Concettualmente non è complicato montarlo, basta prendere positivo e negativo dalla batteria e è già pronto all'uso, connetti i faretti e funziona. Ho portato qui l'interruttore, però funziona, accende e spegne come si vede, però i più attenti avranno notato che c'è un piccolo problema, che io ho la chiave qui e accendo lo stesso i faretti. Per funzionare funziona, però non è il modo corretto, sicuro di montarlo, perché andrebbe messo sotto chiave questo qua, in modo che se non c'è il quadro girato i faretti non si accendono, per evitare che te li scordi accesi e butti giù la batteria. Quindi adesso sostanzialmente come funziona? Allora, con un tester io vado a misurare, prendo un negativo qui, e qui posso vedere che su questo pin arrivano i 12 volt diretti dalla batteria, fissi, perché c'è un cavo diretto che dalla batteria arriva qui. L'interruttore non fa altro che fare ponticello fra questi due pin e da qui, adesso non rileva, ma se io accendo, vanno i 12 volt al relè e i faretti si accendono. Quello che io devo fare è mettere qui su questo pin, prendere 12 volt che stanno sotto chiave. Dalla scatola fusibili qui, dal manuale, io ho trovato che il fusibile F44, questo qui, è quello dell'accendisigari, quindi sicuramente è sotto chiave e si tratta di questo qui che è da 15 A. Quindi per prelevare i 12 volt sotto chiave utilizzo uno sdoppiatore per la presa del fusibile, dove il primo slot è quello dove rimetto il fusibile da 15 originale e sopra metto un fusibile abbastanza rapido, perché voglio essere sicuro di non avere mai problemi, un fusibile da 3. In questo modo io da qui ho i 12 volt sotto chiave, che adesso dovrò portare a questo pin qui che abbiamo visto prima. A conferma che quello è un positivo sotto chiave, posso fare la verifica con il tester. Quindi qui siamo a 0, giro la chiave e ho i 12 volt, spengo e va a 0. Quindi portato il positivo lì ed ecco qui la dimostrazione che è sotto chiave. Qui non si accende, giro la chiave e lui va sotto tensione.
giro la chiave e lui si spegne.